su YouTube e mi piacciono le tue classifiche. Infatti, so che ti piace l'Air de Désert Marocain di Tower. Quindi, questo te lo devi prendere. Arabi di Serge Lutens. Beh, grazie. Guida su come comprare il profumo giusto. Uno dei messaggi che ricevo più spesso recentemente è: Marco, ma che profumo prendo? Marco, mi serve per questa occasione, che tipo di profumo dovrei prendere? Mi consigli questo, non questo? Quindi ci faccio un video dedicato qua su YouTube. Allora, ci sono 4 passi fondamentali per capire il profumo, per scegliere il profumo giusto che ti serve. Per prima cosa, l'occasione. Per che occasione ti serve il profumo? Ti serve per la sera? Esci magari spesso di sera, lo metti di sera, durante il giorno non lo metti mai? Oppure ti serve di giorno perché hai già un profumo di sera e quindi ti serve qualcosa per l'ufficio, ti serve qualcosa per la scuola, ti serve qualcosa per l'università, per il lavoro, ti serve per un appuntamento romantico, ti serve per la discoteca, ti serve per viaggiare, ti serve per l'inverno, per l'estate, la primavera, l'autunno. Insomma, ogni categoria di profumo ha un momento migliore in cui essere indossato. Diciamo che indicativamente profumi freschi, floreali, profumi agrumati sono quelli che di solito sono preferibili per l'estate, la primavera e per il giorno. Profumi invece più dolci, più speziati, più forti, di solito invece sono per l'autunno o per l'inverno, perché nel freddo è più facile sentirli, durano di più normalmente e vanno bene per la sera. Quindi indicativamente diciamo che questo è un po' l'indirizzo giusto. Quindi ad esempio per il giorno può essere qualcosa come Prada L'Homme, che è molto fresco, fiorito, è perfetto per l'ufficio ed è perfetto per la primavera e per l'estate. E invece per la sera o per l'autunno o per l'inverno qualcosa come Spice Bomb Extreme di Viktor and Rolf è tutta un'altra cosa ed è perfetto. Se mettete il profumo sbagliato per l'occasione, per un tipo di occasione, potete o dare fastidio agli altri o avere performance peggiori nel profumo, oppure è come indossare un vestito che non ci sta, un vestito elegante per la palestra, o come andare in palestra in camicia. È una cosa che non ha molto senso. E invece se voluto un profumo per ogni occasione, qualcosa come Dior Sauvage può andare, quindi che è fresco però allo stesso tempo ha delle note che lo rendono molto forte, molto performante, unico, e quindi diciamo che può durare per tutto l'anno e non dare nessun problema. Seconda cosa è il budget, ovviamente quanto potete spendere, quanto volete spendere. C'è gente che può spendere anche 1.000 euro per un profumo, gente che invece ha un budget di 30 euro, quindi in base a quello ovviamente si sceglie che tipo di profumo prendere. Normalmente i profumi commerciali che si trovano da Sephora, da Douglas, scusate, oppure online da qualche parte sono quelli che costano un po' meno e sono quelli diciamo però un po' più conosciuti, quindi non hanno questa qualità estrema. Alcuni sono di molta qualità, però diciamo che c'è meno ricerca dal punto di vista artistico dietro e c'è più ricerca dal punto di vista di commerciale, dal punto di vista di vendere di più, il più possibile. Quindi i brand puntano a quello, ovviamente sembrano più buoni, piacciono di più alle persone, ma hanno un po' meno carattere. Ad esempio, potete anche trovare online, guardate varie recensioni, online trovate o nei duty free profumi anche a meno, ad esempio un profumo per la sera con un budget basso di circa 30 euro può essere Unforgivable di Sean John, oppure un budget medio-alto, quindi normale, di solito un profumo può andare dagli 80 ai 120 euro, di solito 100 ml, se è un buon brand commerciale come Armani. Per il giorno Acqua di Gio, quindi Acqua di Gio profumo va bene per il giorno anche per la sera, però è un fresco, è uno dei profumi più buoni secondo me dal punto di vista commerciale, e questo ad esempio è un budget medio-alto. E invece sulla nicchia, che di solito costano di più, ma non è sempre detto, i Montale ad esempio costano 100 euro di solito, 100 ml, anche meno o un po' di più, dipende dal profumo, ma li dovete trovare però in profumerie apposite, profumerie di nicchia, che comunque in ogni città una di solito la trovate, un po' nascosta ma la trovate. Ad esempio di nicchia può essere Tom Ford Wood, quindi un budget alto di nicchia, e diciamo che questo è un po' più un fresco, un legnoso, quindi è qualcosa da giorno.
Poi ragazzi, in realtà nessuno vi vieta di mettere un profumo fresco di sera o di mettere un profumo dolce di giorno, di mettere un profumo fresco d'inverno e di mettere un profumo dolce o speziato o aromatico durante l'estate. La terza cosa che bisogna guardare è la qualità e le performance del profumo. Ovviamente meno si spende, più è difficile trovare un profumo comunque con buone performance. Buone performance mi intendo che duri più del previsto, duri molto, almeno rimanga sulla pelle per tutta la durata dell'avvenimento, dell'evento in cui si va. Se ad esempio il giorno, un profumo da giorno almeno per tutta la giornata, se è un profumo da sera almeno per tutta la notte. Che si senta abbastanza, quanto basti in base alla necessità, quindi un profumo fresco abbastanza da sentirsi ma da non dare fastidio agli altri, e un profumo invece più dolce o per la sera, qualcosa che si senta molto, perché se si è in discoteca bisogna combattere con tutti gli altri profumi. E di solito più si spende di media e più è facile ottenere buone performance. Di solito quelli di nicchia hanno buone performance, come ad esempio un Parfum de Marly Herod, che costa un po' di più, è un profumo di nicchia, però le sue performance sono ottime, tantissima qualità, quindi gli ingredienti di qualità ovviamente fanno durare di più un profumo. Cosa che invece ad esempio un profumo fresco o addirittura cheap, che quindi costa poco, come quelli di solito delle macchine, dei brand di macchine come Jaguar Pace, è un buon profumo, però dopo 2 ore già il profumo inizia a svanire sulla pelle. È un profumo un po' più versatile, così da non pensarci troppo. Per conoscere la qualità bisogna essere un po' più esperti, ma basta semplicemente andare in profumeria, spruzzarselo qui sul polso, magari un profumo da una parte e uno dall'altra, e aspettare durante il giorno di vedere quanto dura, se vi piace, come procede, perché durante il giorno ovviamente il profumo cambia, quindi anche provarlo, bisogna provarlo e vedere come si evolve la piramide olfattiva del profumo. Ma a volte ci sono anche dei profumi cheap, dei profumi che costano meno, che essendo molto chimici o magari avendo note di ingredienti di qualità ma costando poco, in realtà possono avere anche performance molto buone. O ad esempio mi viene in mente un Carolina Herrera Siege Man Privé, che non costa troppo ed è molto buono. E come ultimo fattore ovviamente è il gusto personale, ragazzi. Io non posso dirvi su Instagram no, compra questo perché è migliore, o dirvi no, guarda, questo è meglio di questo. Indicativamente posso dirvi qual è meglio per una certa occasione e posso dirvi quale è di più qualità, quale è miglior qualità-prezzo o in base alle performance. Ma a livello di gusto personale uno può avere tutte le performance che vuole, può durare all'infinito ed essere un profumo pazzesco da 1000 complimenti al giorno eccetera, ma se non ti piace non ha neanche senso, se non rispecchia la tua personalità non ha neanche senso. Io ad esempio di Parfum de Marly avevo comprato Layton, che è il più venduto del brand, tutti ne parlano benissimo, è super, un profumo pazzesco di iper qualità e tutto. L'ho comprato. Beh ragazzi, io l'ho provato a mettere 1000 volte e non mi piaceva, non rispecchiava la mia personalità, e quindi alla fine l'ho venduto e mi sono comprato Herod, che comunque è molto buono lo stesso, però rispecchia molto di più come sono io, anche se magari ha performance un po' peggiori o magari meno complimenti, però almeno lo indosso più volentieri. Ragazzi, l'unica cosa, state attenti quando andate nelle profumerie a farvi consigliare il profumo. Normalmente nelle profumerie di nicchia ve li consigliano più facilmente e sono anche bravi, ma quando andate nelle profumerie un po' più commerciali è difficile che vi consiglino veramente un profumo adatto a voi. È più facile che invece vogliano semplicemente vendervi il profumo a cui sono affiliati, o vendervi per forza un profumo qualsiasi, oppure vi fanno sentire, o quelli che vendono meno, spingono quelli che vendono meno, oppure vi vendono quelli che hanno le note di testa che vi ammaliano subito, che sono molto buoni, molto likable, e quindi ovviamente alla fine tutti risultano con lo stesso profumo, tutti hanno Paco Rabanne 1 Million, Dior Sauvage eccetera eccetera. Quindi provate a fare anche un po' le vostre ricerche e magari chiedete un consiglio alla persona che ci lavora, ma non fidatevi al 100% esclusivamente della sua opinione. Quindi ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi nei commenti che cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video. Sono appena stato taggato in un video di Sinister, non so se la conoscete.